Giulio, abbassa, va, che ce la siamo goduta fino adesso. Mi viene pure un po' paura ad appoggiarlo qua sopra. Appoggialo qui. Appoggio qua sopra il disco. Qua. Allora, oggi però ho un problema, Giulio. Non puoi dire la battuta? Sì, no, ho un problema con i pantaloni. Perché? Perché non sono miei. E quindi? Sono di lino. Quindi? No, sono di lino. Non l'ho capita. Di lino, di tessuto. Ah, no, così, la battuta. Ah, va bene. Sono Okay. miei. Sono di lino. Sono di lino. Non è correlata al prodotto. Non è correlata al prodotto. Lino. È la prima volta bene. che faccio una battuta non correlata al prodotto. Prodotto che è Sì. di provenienza dei tuoi amici Della Rotel. Esatto. Io questi li ho visti costruire, infatti più avanti vedrete in sovrimpressione anche una immaginetta della mia presenza all'interno dell'area di assemblaggio di questo oggetto. solamente per i mici miau, perché mici va bene. Ok, questa è la seconda battuta che faccio. Sì. Ok, allora perfetto, quindi linea amici Q5, quindi è un lettore di CD, non Super Audio CD ma solo CD, con tante peculiarità, ma una delle cose interessanti, indipendentemente dal fatto che questo è un Mici, è che sia un lettore di CD, e quindi in un'era in cui sembra che il supporto digitale sia l'unico utilizzato, alla fine ci sono produttori che ancora invece immettono sul mercato lettori di CD. Allora, devo dire che obiettivamente questo lettore sta qui da un mesetto circa. Io da un mese ho ricominciato ad ascoltare i miei CD che, lo ammetto, giacevano inascoltati veramente da tantissimo tempo, sebbene io una meccanica anche pregevole ce l'ho, però effettivamente non la uso mai. Subscribe, campanella, a tra poco, ciao! Ciao ciao! Allora, Mici in realtà proviene da una serie Mici degli anni 90 dove c'era un amplificatore finale, un preamplificatore passivo e, se non ricordo male, un preamplificatore attivo. Avevano le fiancatine di legno, molto belli, ed erano un po' la risposta della Rotel a tutti quei costruttori di altissimo livello high-end, all'epoca Mark Levinson, Krell, e quindi Rotel ha voluto affermare la propria supremazia dicendo: anche io sono in grado di fare oggetti high-end ma a un costo estremamente più ragionevole, che poi è un po' la bandiera di questi Mici. Serie Mici che esiste oramai da qualche anno, esiste da 4 anni circa, esatto. Sì, 4 anni. Ha debuttato prima con un pre, il P5, e con un finale stereo che si chiama S5, sì. Poi sono venuti i finali mono che si chiamano M8, che sono da quasi 1 kW l'uno. Poi è successo che, siccome il pre dentro ha un DAC, Asahi Kasei, come ben sai, ha smesso di produrre, e quindi è uscita la versione V2 che monta i sabri invece degli Asahi Kasei. Poi è uscito questo lettore di CD, che non è solo un lettore di CD. E che peraltro la cosa interessante è che stamattina, mentre prima di registrare, leggevo nei commenti su YouTube che un nostro lettore che ci ha scritto in inglese lo utilizza assieme a un integrato Mici. Ah sì, perché poi mi sono dimenticato, bravo, che ci sono 2 integrati, l'X3 e l'X5. Infatti lui usa l'X5. Esatto. X5 e Q5. E noi abbiamo provato l'X3. Ok, ed è un signore che salutiamo evidentemente. Esatto, ciao, grazie di seguirci. Grazie di seguirci. Allora, interessante, una prima cosa che io ho notato, il fatto che su questa macchina c'è una porta di rete. Esatto. E quindi istintivamente ho detto, è uno streamer. No, non è uno streamer. Assolutamente no. La porta di rete gli serve per collegarsi a internet e scaricarsi i firmware update, come state vedendo in sovraimpressione in questo momento, perché ad esempio questa mattina ce n'era uno. Gli serve anche per scaricarsi i titoli delle tracce e, non ho capito in base a quale criterio, talvolta anche le copertine. Non sempre, in questo caso qui c'è l'icona del disco generico, ma adesso lo facciamo vedere con qualche altro disco, invece si scarica la copertina. Esatto. Però ecco, non è uno streamer. Però attenzione a questo, perché
non è che all'interno del CD c'è, e quindi nella TOC del CD c'è l'informazione con la copertina, quindi non c'è l'informazione grafica. Se non collegate a internet la macchina non la vedrete mai la copertina, giusto Giulio? Esatto, perché c'è stato qualcuno che ha detto ho la macchina scollegata da internet, ho messo il disco e non vedo le indicazioni ma e non vedo la copertina. le icone in bianco e nero. È così. È così. Dove le prende? Il poverino dove le prende? Tra l'altro il CD è degli anni 80, all'interno del... I metadati non erano previsti. Esatto. Esatto. Allora, la macchina, altra cosa da dire subito, non legge i Super Audio CD. Esatto. Quindi è una macchina che fa i CD classici, esatto, se vogliamo. Quindi non c'è la compatibilità con il formato Super Audio CD, che devo dire, secondo me, è l'unico aspetto negativo di questo lettore, che altrimenti è un lettore che secondo me è fantastico e può essere tranquillamente considerato il lettore definitivo, sì. Perché voglio dire, forse oggi il mercato del CD magari è un mercato un po' in declino, però chi magari come me ne ha una collezione cospicua in casa, forse ha piacere di portarsi nel suo sistema un lettore di fascia estremamente alta, e secondo me questo lo è, ad un costo tutto sommato 6.000 euro. 6.000 euro, che è un costo per carità importante, però insomma è una macchina che secondo me ti dà la sensazione di avere un veramente lettore di CD definitivo. Anche perché questo c'ha ingresso USB, ingresso ottico, coassiale, poi lo state vedendo, con un DAC incorporato con due 9028 Pro, e qui va fatta una piccola precisazione, perché una cosa sono le versioni Q2M della Sabre, che sono chip con DAC singolo interno a basso consumo e che normalmente servono per i device più piccoli, e infatti tutti i DAC economici che noi abbiamo provato avevano dentro la versione, adesso c'è il 9039 Q2M, questo invece c'è il 9028 che è una generazione precedente, ma la versione professionale. Vuol dire che dentro c'ha 8 DAC a chip. Questi 8 DAC, voi vi chiederete a che cosa servono? A che cosa servono? Servono normalmente per i ricevitori audio-video di alto livello che hanno dentro 7.1 canali, e quindi certo. tu con un unico DAC ci fai tutti i canali. Oppure servono in configurazione differenziale o doppio differenziale, quadruplo differenziale, cioè vengono messi tutti i DAC in parallelo su un singolo canale. In questo caso sono due DAC 9028, ognuno che fa quindi 8 DAC a canale, e quindi è la massima configurazione possibile, ovviamente in configurazione bilanciata. Ok. In questo caso noi stiamo utilizzando il lettore con la sua uscita analogica, esatto. E quindi il segnale esce in questo caso in XLR e va dentro al pre-solution che lo accetta in XLR, evidentemente. Ma abbiamo fatto anche la prova collegandolo in coassiale al DAC interno del playback, che ovviamente, essendo di un altro livello, ha estratto forse qualche cosettina in più, però del resto ci sta pure. Dunque, quello che è molto interessante e che obiettivamente a prima vista uno non lo capisce, io infatti non lo avevo capito, è che dal punto di vista dell'ergonomia c'è un bel telecomando, che è questo qui, un telecomando metallico con la funzionalità salta traccia, avanti traccia, pausa, play, menu, poi la possibilità di selezionare la sorgente, quindi selezionare la meccanica del lettore piuttosto che i vari ingressi, quindi ad esempio selezionando come sorgente l'USB si può collegare questo lettore Mici Q5 a uno streamer e fargli fare da DAC fondamentalmente. Esatto. Altresì, se uno non vuole utilizzare il telecomando perché magari lo ha nascosto e non lo trova, molto nascosti, però qua sotto ci sono i classici bottoncini play, stop, avanti, indietro, menu. Sì, tra l'altro sul telecomando non c'è lo stop. Non c'è lo stop. Non c'è lo stop. Sono diventato pazzo alla ma lo stop non c'è perché loro dicono che ti serve sul telecomando lo stop, che tanto lo stop serve per togliere il CD, quindi o lo
tiri su direttamente questo grosso cestello che poi faremo vedere, oppure premi stop qua sotto. Ti correggo. Correggimi. Allora, io non sapendo come diavolo fare a fermarlo e non essendomi accorto che c'era la bottoniera qua sotto, no, ho alzato questo coperchio. Sì. Non l'avessi mai fatto, si è offeso da morire, perché continua a girare senza il coperchio, poi dopo un po' si arrabbia e la macchina è andata in stop, l'ho dovuta spegnere, insomma si è proprio offeso. Quindi no, è opportuno schiacciare il bottoncino, molto bello, molto, diciamo così, gratificante, è questo enorme, gigantesco, bellissimo pezzo di metallo finemente scolpito con la finestrella trasparente e con questa parte che è il piattello girevole superiore. Esatto, che fa da stabilizzatore. Questo pesa, ma questo pesa proprio tanto, questo peserà 3 kg, qualcosa del genere, 3 o 4 kg, che poi dà accesso al vano di caricamento del CD, che è anch'esso finemente illuminato da una corona circolare a LED che illumina il tutto. Devo dire, dal punto di vista scenografico è bellissimo. Giulio, abbiamo detto quasi tutto? Mi sembra che secondo me abbiamo detto quasi tutto. Allora, a questo punto, con la fiamma ossidrica? No, è molto semplice da aprire, è molto più semplice di quanto tu possa immaginare, perché ha un controtelaio qui dietro, si toglie, si svitano 2 viti e so come si fa ad aprirlo. Va bene. Ok? Allora, sventramento, a tra poco. Ciao. Ciao. Ovviamente oltre allo sventramento... Ah no Giulio, scusa, io dovevo fare tutta la gag mia, perché guarda qua che meraviglia. Oh, c'è il buco! Ah, che bello, stavolta è una cosa differente, non sei dietro la griglia. Esatto, ma c'è il mio faccione... Il faccione dentro al buco. Dentro al buco, perché questo è lo spesso pannello superiore, che ovviamente ha la foratura per ospitare... Che cosa? Lo stiamo inquadrando il adesso. È questo, esatto. Il vascone, esatto, all'interno del quale c'è il CD. Esatto. Quindi vascone con illuminazione LED che avete visto, vedrete più avanti, ma ovviamente io non mi sono stato fermo e quindi ho smontato anche questo. Questo perché c'è? Perché questa è tutta la parte di alimentazione a 220. Entra la tensione di alimentazione, fusibile, cambia tensioni 230 110 e ci sono questi 2 ponticelli, ok? Filtro EMI, trasformatore per i servizi, quindi per lo stand-by. Ovviamente non c'è nulla di switching qua dentro, e poi vediamo i 2 trasformatori 1 e 1.2. E qua c'è l'altro, sì. Esatto, questo fa tutta la parte digitale e questo invece fa esclusivamente i circuiti analogici. Cosa che renderà molto felici i nostri follower. Esatto, questi ovviamente trasformatori toroidali incapsulati. Fatti dalla Rotel, abbiamo visto nella nostra factory tour. Toccato con mano. Esatto. Questi sono i 2 cavi che portano la tensione di alimentazione a questo trasformatore e, come potete vedere, a quest'altro. Ok? Quindi, sezione di alimentazione l'abbiamo vista. Adesso andiamo alla scheda digitale. Scheda digitale che, come vedete, è alimentata da questa treccia di fili che partono dal trasformatore, arrivano fino a qui dove c'è tutta la sezione di livellamento e stabilizzazione solamente per la parte digitale. Scusami, segnalo il fatto che la scheda di alimentazione è proprio separata, adesso lo stiamo vedendo, da tutto il resto. Sì, è completamente separata. Dunque, questa è la scheda digitale dove c'è un processore ARM. Giulio, perché c'è il processore ARM? Allora, francamente l'unica ipotesi che mi viene da fare è che in questo processore ci sia caricato fondamentalmente il sistema operativo della macchina, perché se questa macchina si deve collegare in rete, deve gestire gli aggiornamenti over the air del firmware, deve caricarsi le tracce del CD che uno mette dentro e magari anche la copertina, quindi andandosi a connettere a un database esterno, e probabilmente a bordo deve avere un sistema operativo che posso supporre sia in qualche maniera gestito da questo processore e da una memoria
diciamo, firmware all'interno del quale i dati vengono immagazzinati. Sicuramente così, per forza, perché sennò come fa a... No, infatti. Qui c'è il DAC ESS 9028 Pro, che ha 8 canali e 4 per il canale sinistro e 4 per il canale destro in configurazione di doppio differenziale, e appena dietro possiamo vedere tutto il circuito di stabilizzazione esclusivamente per la parte audio, con dei condensatori marchiati Rotel addirittura. Quindi questi due condensatori. Questi due condensatori sono marchiati Rotel. Okay. Non so se ce la fai a far vedere, magari li facciamo vedere dopo. Dopo sì, perché da questo lato sì, non da questo ci lato riesco. è un po' difficile. Quelli con le alettature sono gli stabilizzatori, deduco. Esattamente, gli stabilizzatori, e poi qui lo abbiamo detto, c'è il DAC, e più avanti c'è il circuito di uscita. Circuito di uscita meraviglioso, perché come vedete è un susseguirsi di componenti di altissimo livello, a cominciare da queste resistenze nere, che sono delle resistenze molto particolari audio grade, gli splendidi condensatori Vimarossi, vedete quanto sono belli, questi condensatori bellissimi in mica argentata, e poi dei condensatori elettrolitici. Questi neri sono marchiati Rotel, veramente belli, cioè si vede che dietro c'è una particolare attenzione per i circuiti. Ovviamente questa ha sia la sezione bilanciata che quella sbilanciata, ovviamente. Qui vediamo subito accanto, andando verso alla tua destra, rispetto ai connettori bilanciati, quei connettori che vedo cosa sono? Questi connettori qui sono ingresso e uscita coassiale e ottica. Questo è l'USB, e infatti eccolo qua, c'è l'XMOS dell'USB. Eccolo. Poi l'Ethernet che sta qua, questo è l'USB per l'aggiornamento software. Questo è l'RS232 che serve per il pilotaggio attraverso sistemi di automazione, e questo qui infine è il trigger, questo qua. Ok. Meccanica eccezionale messa su un castello completamente in alluminio. Questa io vorrei farla vedere, eccola qui. Ma adesso sai che facciamo, Giulio? Lo giriamo, facciamo la seconda parte, perché lo giriamo, mettiamo una luce dentro la meccanica, in modo che facciamo vedere ai nostri follower come è sistemata la parte meccanica sotto e come è sospesa rispetto al telaio. Ok. Facciamo così? Va bene. Ok. Allora Giulio, guarda un po' qui. Qua vediamo le molle di sospensione. Sì. Eccole qua, 1 e 2. Perfetto. Quindi che sospendono la meccanica e la disaccoppiano dal telaio. E poi sotto possiamo vedere il circuito stampato invece della meccanica vera e propria. Beh, è chiarissimo. Con questo flat cable è quello della meccanica, e questo invece è quello del pannello frontale. Diciamo, l'elemento cilindrico cavo all'interno del quale va il disco è di metallo, giusto? Sì, questo è tutto di metallo, quindi è una pressofusione di metallo. Beh, che dire? Bello, no? Molto molto bello, molto ben fatto. Vogliamo dare un'occhiata al pannello posteriore? Già che ci siamo. Però ci dobbiamo mettere... Ecco qui. E quindi abbiamo l'interruttore d'accensione. Che on è alto, On è verso l'alto, ok. La vaschetta IEC, i due trigger 12 volt, l'RS232, l'USB, la presa Ethernet, PC USB per collegarli, diciamo, fondamentalmente a un computer, un server, quello che sia, e poi ingresso coassiale e ottico, uscita e uscita coassiale e ottica, e infine le uscite analogiche in XLR e in RCA. Perfetto. Adesso Giulio mi illumino di immenso. Ti illumini di immenso. Si vede come mi sto illuminando? Oddio, benissimo. Sì. Andiamo all'ascolto, e ci è piaciuto. Adesso vi diamo qualche nozione in più sulle nostre considerazioni. Ciao, a tra poco. Sentiamo Skyfall.
Allora, La prima domanda che io mi sono posto durante tutto l'ascolto del Miki, Sì. d'entramento, studio, analisi e tutto quanto, è la seguente. Chi è l'utente di un lettore di CD di fascia alta nell'anno del Signore 2025? è la stessa domanda che io mi sono fatto 3 o 4 anni fa, quando la Project ha presentato il clone cioè la meccanica di riferimento della Philips messa in un contenitore molto più bello, tutto in alluminio, completamente rifatta. Poi io personalmente mi sono risposto, se lo fa Heinz che negli anni 90 ha ricominciato a costruire il giradischi, evidentemente Un sentirà diciamo, odore di mercato, odore di business. Quindi io non lo so qual è la risposta, io me la giustifico in un modo, in particolare questa macchina ha anche un DAC incorporato molto avanzato, per cui è come se chi ha la grande collezione di CD, ma magari vuole anche affacciarsi alla musica liquida, in questo caso si trova un'ottima macchina di lettura e un altrettanto ottimo DAC. Sì. Sì, perché allora obiettivamente questo Q5 è un oggetto di grandissimo fascino, l'oggetto è proprio molto bello, con questa sua eleganza austera, con questo suo scenografico cassetto porta CD con la corona di luce tutta attorno, insomma trasuda da ogni dettaglio il fatto di essere una macchina di riferimento. Il costo, se vogliamo, per quanto impegnativo, non è da macchina di super riferimento, perché adesso a me, oggigiorno, se mi viene da pensare a un lettore di CD di riferimento, io penso a un Esoteric, ma sì, siamo su un altro livello. Siamo su un altro pianeta, diverso. Dal punto di vista del costo, dico, stiamo completamente su un altro pianeta. Per cui è un'ottima chance per chi decide che si vuole dotare di un lettore di CD, perché sicuramente ha già una collezione di CD, non perché se li va a comprare oggigiorno, mi sembra francamente abbastanza improbabile, la vuole valorizzare e allora tutto sommato, perché no? Certo, poi si trova anche il DAC col quale può utilizzare le sorgenti immateriali, e infatti all'interno della scatola del Miki o Mici abbiamo trovato anche un voucher per 6 mesi gratis di Roon. Quindi questo vuole anche dire, non usatelo solo col CD, ma andate pure a collegargli un serverino o qualcosina di questo genere, esatto. un core, un nucleus, quello che sia, e lo utilizzate con Roon, anche perché la macchina suppongo che sia Roon ready. Sì. Anche se io mi immagino, non so perché, forse è un preconcetto, che il cultore del CD è sempre e ancora oggi quello che dice sì, ma come suonano i CD non suona la musica liquida e forse neanche il vinile, quindi comunque il CD è superiore a qualsiasi altra cosa. È una polemica francamente sterile, non vogliamo assolutamente dire che mi interessa poco e fargli un complimento, ma ognuno ha i suoi gusti, e certo è che io in questi giorni mi sono trovato, dovendo provare questa macchina, a fare su e giù con i CD e insomma è stato un salto indietro nel tempo, ecco, se vogliamo. Però siamo anche noi che siamo un po' così, perché poi mi accorgo che c'è tanto pubblico che ancora è legato al CD, e in ogni caso il ritorno alla tattilità, non la stessa del vinile sicuramente, ma comunque alla copertina, alle grafiche e a tutto quello che significa toccare qualcosa, probabilmente ha un suo fascino e ce lo avrà per sempre. Se pensi che stanno tornando i nastri magnetici, che sono l'assoluta antitesi della qualità, perché girano, perché c'è la moda della cassetta, allora poi tante cose sono giustificate. In questo caso, cioè nel caso del CD più in generale,
giustifica comunque con delle eccellenti prestazioni, Certo. il CD in generale, soprattutto per quelli un po' carità. più moderni, no? Per carità, per carità. No, io mi sono trovato nel paradosso che non qui sotto ma su di sopra ascoltavo i CD, cioè mettevo i CD dentro al Michi Q5 e poi per vedere qualche informazione sul CD aprivo Run, mi andavo a cercare lo stesso CD Certo, e guardavo perché i oramai dettagli siamo abituati, perché sono troppo abituato a quel modo di certo, procedere lì certo, e francamente di andare a leggere sul librettino allegato al CD quelle micro informazioni scritte a corpo 2 non ce la faccio più, non ci vedo più. Una indicazione importante è che il DAC interno è un DAC di alta qualità, Sì. quindi attenzione a utilizzare DAC esterni che siano di qualità inferiore, perché si può, ovviamente il Michi Q5 si può utilizzare anche come sola meccanica con l'uscita ottica o coassiale, quindi utilizzate il DAC dell'amplificatore o un DAC esterno. Dovete poi fare alcune prove per capire e stabilire se il DAC esterno sia inferiore o superiore a quello contenuto all'interno del Michi, che tra l'altro, essendo completamente bilanciato, sarebbe più opportuno accoppiarlo con un amplificatore altrettanto che ha la stessa caratteristica. So che devo fare il video, a giorni lo faccio, Va bene. nel quale spiegherò qual è la differenza e quali sono i vantaggi, soprattutto oggi come oggi, del bilanciato rispetto allo sbilanciato. Dunque, veniamo al suono. Quindi il suono del DAC è un suono bello, generoso, materico, importante, con grande aria, tanto respiro, una gamma medio-alta estremamente dettagliata, interessante, un basso imperioso, l'abbiamo sentito sopra. Questo sì. Basso veramente asciutto, imperioso, ritmico, divertente. Dimmi tu, Giulio, cosa ne pensi? Allora, sì, sicuramente tutto questo è vero, è verissimo. E la riflessione che mi viene da fare è che evidentemente andando ad ascoltare i CD che io ho in casa, tanti, pochi, insomma questo non è molto importante, ma insomma comunque sono sempre CD a standard Redbook, quindi uno sta ascoltando a 44.1 di frequenza di campionamento e francamente mi viene da dire che la qualità dell'ascolto è una qualità assolutamente elevata e ti viene poi da fare la riflessione ma è proprio necessario andare a cercare frequenze di campionamento o ad acquistare il file a 192 proprio perché ti tranquillizza sapere che è un file a 192? Insomma, io devo dire, non ho sentito delle deficienze per il fatto che stiamo ascoltando anche adesso con lo standard Redbook al posto del sovracampionamento, dell'alta risoluzione alla quale oramai ci siamo abituati, perché comunque un file su Qobuz, per poco che sia sempre 96, quasi sta cominciando a diventare raro vedere la scritta 44.1 accendersi. Sì, io però ho la sensazione che tanti file siano sovracampionati apposta, perché oramai, siccome se non è 96-24 qualcuno storce il naso, probabilmente con degli applicativi molto semplici sul Mac, il QLC mi pare che si chiama. Sì, insomma ma ce ne sono tantissimi, passano. Sì, addirittura roba che te lo fa al volo mentre tu lo stai. Cioè non c'è bisogno di preprocessarlo, mentre lo stai ascoltando fa l'upsampling, lo stesso HQ Player è in grado di fare perfettamente, e anzi HQ Player nasceva proprio per fare questo tipo di lavoro. Quindi poi ci si chiede che senso c'ha, vabbè, ma questo è ancora un altro discorso. Comunque, detto ciò, è vero che questo lettore di CD ha un modo di porgere il messaggio sonoro che fa sì che uno lo identifica. Questo ovviamente a condizione di stare ascoltando la macchina nella sua interezza, quindi sfruttando le uscite analogiche. È chiaro che nel momento in cui tu gli vai a far fare soltanto da trasporto, tende un po' a
uniformarsi, uniformarsi di più, certo, certo. Insomma, quando io l'ho tenuto collegato al playback suonava come suona il playback fondamentalmente, sì. È un po' quello. Probabilmente questo tipo di basso imperioso, questo tipo di suono mi verrebbe da dire accattivante, però accattivante poi certe volte può essere confuso con eccessivamente accattivante, non è qualcosa che tenta di farsi piacere per forza, però ha una sua immediatezza, un suo fascino. Io l'ho trovato particolarmente gradevole e mi ha fatto venire voglia, credo che poi questo sia il complimento più grande che io posso fare a questa macchina, di rifarmi un giro con i miei CD, magari delle stesse tracce che io uso abitualmente in forma immateriale, di dire vabbè, fammi un po' di ascoltare come suona in CD questa traccia, e questo è stato divertente. Tenendo anche conto del fatto che il rapporto qualità-prezzo è praticamente imbattibile, perché per circa 6.000 euro, poi lo street price è qualcosa di meno, si riesce ad avere a casa una grande macchina, pesantissima, estremamente massiccia, performante, quindi qualcosa di molto molto valido, e con un DAC incorporato che usa un chipset Pro della ESS, che poi, per quanto tu hai perfettamente ragione, il chip non conta molto. Abbiamo visto e abbiamo potuto apprezzare il suono e dal punto di vista della costruzione, la componentistica interna e proprio il come è costruito ti dà una sensazione di solidità che è decisamente superiore rispetto al prezzo d'acquisto. Sì. Pertanto io continuo ad essere della mia idea che questa è una macchina perfetta, ideale, per l'appassionato che ha una cospicua collezione di CD e vuole forse mettere il sigillo, il punto, e dire mi compro un lettore di CD definitivo, sapendo che c'è il bonus del DAC accessibile esternamente, e questo francamente è un gran bonus, perché comunque sfrutta una eccellente sezione analogica, certo. E quindi insomma un senso questa macchina ce l'ha assolutamente. Allora, subscribe Campanella Social, leggete i contenuti sul sito e la prova sul sito, che è sicuramente diversa da quello che abbiamo detto, con approfondimenti e considerazioni di altro tipo. A presto, ciao e grazie. Ciao!